Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Da questa location un po' più informale che spero vi piaccia e dalla mia assistente Sayuri là dietro vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi vedremo come dipingere la pelle di un troll creando tutti i colori di cui avremo bisogno, principalmente solo con giallo e nero. Ho deciso di creare la pelle in questo modo, di darvi anche questo spunto perché mi piace molto l'idea di riuscire a creare tutte le tonalità di cui abbiamo bisogno semplicemente utilizzando i colori primari e pochissime altre aggiunte. Quindi spero che anche l'esempio di oggi vi sia utile e che possiate integrarlo nella vostra pittura. Detto questo, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Partiamo quindi scegliendo un giallo primario e il nero. Non è necessario che siano di questa marca, anche AK o qualunque altra andranno bene, ma l'importante per un buon risultato è che si tratti di colori primari, ovvero non miscelati con altre tonalità. Nel caso del nero è il pigmento Carbon Black a permettere il risultato che vedremo oggi, quello più comunemente utilizzato nei colori per miniature. Iniziamo a miscelare questi colori. Con 3/4 di giallo e un quarto scarso di nero, ecco che otteniamo un'ottima tonalità abbastanza scura da utilizzare come base sul nostro troll di oggi, stampato in resina. Lo stendiamo su tutta la superficie della pelle con la consistenza coprente del colore base. In questa fase usiamo un colore piuttosto scuro, quindi è molto difficile che avremo problemi a coprire il primer in modo omogeneo. Aggiungiamo quindi una pennellata di giallo alla miscela per ottenere una tonalità più chiara e brillante. Man mano che schiariremo la miscela, dato che il giallo è un colore poco coprente e non stiamo utilizzando bianco, potremo riscontrare problemi a creare aree molto coprenti, ma basterà fare una seconda passata una volta asciutta la prima. Con questo colore andiamo a mettere in evidenza tutte le parti del troll rivolte verso l'alto, quindi spalle e braccia, testa e polpacci. Per il momento evitiamo la pancia, che faremo di un altro colore. Per far sì che la volumetria del soggetto sia chiara, sarà importante seguire la muscolatura evitando di colorare la parte inferiore, ma ricordando comunque di creare delle piccole zone di collegamento tra un muscolo e l'altro per evitare di creare un effetto davvero irrealistico. Meglio anche omettere completamente zone come la parte bassa della schiena o l'interno delle gambe, per creare un chiaro stacco tra luci e ombre. Ora che abbiamo separato le zone, dobbiamo sfumare, come abbiamo visto già in molte occasioni utilizzando la consistenza della velatura. Per farlo in modo semplice, dato che si tratta di colori formulati al momento e non pronti in boccetta, possiamo optare per scegliere il colore più chiaro appena utilizzato e portarlo verso la zona di appartenenza con piccole pennellatine brevi e vicine. Iniziando la pennellata nella parte scura, in prossimità della linea di stacco, depositiamo il grosso del colore nella parte chiara, ovvero la sua zona di appartenenza. In questo modo sfumiamo ogni linea di separazione e possiamo anche approfittare per allargare al bisogno alcune zone segnate prima. Una volta ottenuto un risultato soddisfacente, serve l'immancabile terzo step, ovvero la luce. In questo caso stiamo utilizzando praticamente giallo puro, che richiederà sicuramente almeno 2 passate affinché in queste nuove aree non si intraveda il verde sottostante. Dobbiamo sempre fare attenzione a non coprire del tutto il mezzotono allargandoci troppo, né in questa fase né dopo con le sfumature, ma piuttosto collocarsi sempre all'interno restringendo la zona colpita. Come già visto, la luce va concentrata soprattutto nella parte alta e non dobbiamo preoccuparci di lasciare ampie zone in ombra o mezzotono, così da rendere più chiara la volumetria del soggetto. Per sfumare con un colore così chiaro e inconsistente come il giallo, possiamo anche utilizzarlo come una velatura più leggera di quella precedente e seguire la stessa logica di prima, ma anche allargando senza problemi un po' di più la parte di sfumatura, dato che sarà poco incisivo sul colore del mezzotono. Ovviamente solo laddove ci sembra necessario, per rendere il passaggio più liscio. L'importante è sempre avere il controllo del colore che si applica, cosa semplice da ottenere tenendo pochissimo colore sulle setole.
Per arricchire ancora questa pelle e renderla ancora più profonda a livello cromatico, possiamo andare oltre il terzo step e inserire un'ulteriore luce più chiara, ottenuta dal giallo-verde chiarissimo di poco fa e da un'altra punta di bianco. Con questo dovremo limitare davvero le zone segnate a pochi punti precisi nella parte più alta, che ovviamente andranno poi sfumati e amalgamati al resto. In questo modo abbiamo creato la parte più ampia della pelle del troll. Dal mix che abbiamo usato all'inizio possiamo creare anche un verde molto diverso, unendo del nero per scurirlo e poi del bianco. In questo modo otteniamo un verde più spento e freddo, perfetto per creare delle aree distinte da quelle più coriacee create prima. Lo usiamo quindi sulla pancia e l'interno di gambe e braccia. Sfumiamo anche questo amalgamandolo al resto e creiamo poi un'unica versione più chiara, molto vicina al bianco, per creare giusto un tocco di luce in più sulla pancia. Passiamo quindi ad alcuni dettagli non necessari, ma che danno vita ad un risultato meno banale. Partiamo con un glaze molto leggero e controllato da applicare nelle zone di ombra, come ad esempio sotto le ascelle e nella parte concava della schiena. In questo modo daremo alla pelle un ulteriore riflesso, ancora diverso da quelli creati finora, e renderemo più interessanti anche le zone di ombra, che rispetto a mezzotono e luce sono invece rimaste uguali su tutta la miniatura. Per creare più texture alla pelle e dare vita anche, perché no, a diversi clan di troll, possiamo sbizzarrirci con piccoli punti e segni da posizionare in punti diversi del corpo. In questo caso ho optato per piccoli punti più bianchi sulla pancia, da coprire poi leggermente con un glazing verde, così che risultino meno finti. Lo stesso facciamo anche sulle spalle e sui polpacci, ovvero le aree molto giallognole, e magari in questo caso li lasciamo bene in evidenza senza coprirli. Per inserire un tocco di colore in più, segniamo le cicatrici rosate nella parte in luce e con il rosso scuro nelle parti in ombra, così da dare una sorta di spessore ad ognuna. Per far sì che sembrino di più ottenute dalla pelle verde cicatrizzata, ci passiamo sopra un leggero glaze verde una volta asciutte, così che si intraveda comunque la differenza di luminosità tra il rosa e il rosso, ma sia più coerente con il resto. In ultimo, giusto per completare questo modello, vediamo un metodo velocissimo per realizzare una basetta fangosa. Scuriamo appena un marrone freddo, con cui coloriamo l'intera basetta. Con piccoli puntini non troppo precisi possiamo anche sporcare i piedi del troll, per rendere più realistico il suo passeggiare nel fango. Aggiungendo del bianco schiariamo ulteriormente il colore per creare più volume e varietà nel fango, come fossero riflessi. Come ogni altra miniatura, anche questa la concluderò con il protettivo opaco, nello specifico il matte varnish di Scale 75 dato ad aerografo, ma per il fango si potrebbe fare anche una passata a pennello con il protettivo lucido, per renderlo più verosimile. E questo è quindi il risultato finale della basetta e del troll intero. E siamo giunti quindi alla fine del video. Spero davvero che questo esempio vi possa essere utile. Un consiglio che mi sento di darvi è: non abbiate paura di sperimentare con i colori. Tante volte si crede di dover aver bisogno di tutte le tonalità esistenti, in realtà potremmo farceli tranquillamente da soli, con un minimo di pratica e di esperienza. Quindi non abbiate paura di sperimentare, che tante volte i colori migliori ci escono da degli errori. Se avete delle domande o dei consigli da condividere, lasciateli qui sotto nei commenti, in modo che siano utili a tutta la community. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!